Mao. Mao. Saluta. Ciao. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Irene, una insegnante di lingue italiana e oggi in compagnia del mio gatto qui faremo un altro dei nostri video in italiano in cui vi parlo di un argomento a piacere e oggi parleremo di una grande novità che probabilmente avrete già visto dal thumbnail e il titolo, che è Mi trasferisco. Prima di iniziare fatemi sapere che vi piacciono questi video mettendo mi piace, commentando, dicendo qualcosa, qualsiasi cosa nei commenti, mi fa sempre piacere parlare un po' con voi, iscrivendovi se siete nuovi e se questo tipo di video può esservi utile nel vostro apprendimento dell'italiano. Ok, sì, mi trasferisco. Per quando vedrete questo video io mi sarò già trasferita perché sto filmando tutto un po' in anticipo così da riuscire a fare il trasferimento senza dover pensare troppo ai video che devo scusate ai video che devo filmare e quindi sì, mi conviene avere del materiale pronto. Mi trasferirò non solo fuori di casa, non solo in un'altra città, ma anche in un altro stato. Onestamente non vorrei rivelare troppi dettagli per vari motivi, ma soprattutto perché mi sto trasferendo per lavoro. Quindi ovviamente non voglio condividere più di tanto. Dunque questa è la prima volta in cui mi trasferisco veramente. Prima di questo ho avuto l'occasione di fare un Erasmus. L'Erasmus è un programma universitario europeo per cui tu come studente puoi scegliere di studiare un semestre o un anno in un altro stato, in un'altra università, con un non gratis, ma con una borsa di studio e quindi con delle agevolazioni. E dunque ho fatto questo prima e sono andata a Stoccolma. È stata un'esperienza fenomenale, ho incontrato delle persone fantastiche, ho fatto molte amicizie e anche ho creato molti ricordi che rimarranno sempre con me. E penso che da quel momento, anche prima, però quello ha sicuramente confermato il mio desiderio di vivere all'estero e di viaggiare e di conoscere altre persone, altre lingue, altre culture. Lì conoscevo la lingua, nel posto in cui vado la prossima settimana, in realtà tra 4 giorni, lì non conosco la lingua o non altrettanto bene. Sicuramente posso usare l'inglese senza troppi problemi, però sarà, diciamo, la prima volta che vado in un posto senza riuscire a comunicare in modo efficace nella lingua del paese. Anche in Spagna riesco, nonostante lo spagnolo non sia una delle mie lingue principali, anche in Spagna è fattibile per me comunicare in maniera più o meno efficace. Dove vado? Non veramente. Posso scrivere qualcosa e posso giusto dire qualche parola, le cose che magari ti possono servire in un negozio, eccetera. Però sto cercando di imparare un po', ma tra il trasferimento e tutte le cose che devo preparare, i miei studi, YouTube, eccetera, però mi trovo in questa situazione in cui sto cercando di imparare una lingua da zero e ho veramente poco tempo. Ovviamente imparare la lingua è una cosa che mi piacerebbe molto, sicuramente anche solo essendo lì sarà possibile per me imparare molto. Sarà, diciamo, un pochino difficile per me trovare situazioni in cui poter effettivamente parlare e socializzare nella lingua del posto. Ma non sono troppo preoccupata per questa cosa. Anzi, sono molto emozionata e non vedo l'ora di iniziare e non vedo l'ora di scoprire un po' come andranno le cose. Ovviamente il trasferimento, come tutti i trasferimenti, porta con sé delle situazioni leggermente
veramente stressanti, a partire da trovare un appartamento che sono riuscita a trovare abbastanza velocemente, a arredare l'appartamento perché viene vuoto come praticamente tutti gli altri, a semplicemente cercare di capire come spostarmi, come gestire la mia vita da sola. È la prima volta che veramente ufficialmente vivrò da sola. In Svezia ho vissuto con altri ragazzi, altre persone, avevo la mia camera, il mio bagno, il mio cucinino, però c'erano degli spazi in comune, ero comunque sullo stesso corridoio di altre persone, nello stesso edificio. Quando studiavo invece all'università, condividevo l'appartamento con mio fratello per la maggior parte del tempo, poi sì, avevo dei momenti in cui ero da sola, ma ero sempre comunque vicina, più vicina alla mia famiglia. Tornavo molto spesso a Venezia e quindi per me ero molto più vicina. Avevo qualcuno a cui fare riferimento, sempre comune. Lì dove andrò ho già un amico, conosco già delle persone, quindi non sarò assolutamente da sola, però ovviamente è un po' diverso pensare di essere da soli e essere economicamente anche autosufficienti. È proprio uno di quei momenti in cui un po' ti rendi conto che sei cresciuto e è ora di diventare un adulto vero. Qui in Italia, come probabilmente saprete, è molto comune in realtà vivere con i genitori finché anche dopo aver trovato il primo lavoro, o a meno che ovviamente il lavoro non sia in un'altra città, però è molto comune vivere con i genitori. Nel mio caso mi sono trasferita per l'università a Milano e poi sono andata a Stoccolma, poi sono tornata a Milano e poi è arrivato il Covid e con il Covid chiaramente siamo tornati tutti a casa e un po' alla volta ho finito i miei studi, ho iniziato a cercare lavoro nonostante stessi facendo il lavoretto di insegnante online e che continuassi con altri studi e sempre online eccetera, però ovviamente non era niente che mi portasse al di fuori di casa mia e quindi adesso che ho effettivamente qualcosa sono molto 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 contenta. Penso che posso anche fermarmi qui in realtà perché non so quanto tempo ho parlato, però volevo solo condividere questa cosa insieme a voi e renderla un po' un esercizio di italiano. Anche magari i miei video cambieranno perché non ho la più pallida idea di come organizzarmi. Non so neanche, so a malapena come è fatta la mia casa e non so nient'altro. Quindi mi ci vorrà un po' di tempo per capire come fare tutto. Però a parte questo, insomma, spero che porterete un po' di pazienza con me e andremo in questo viaggio insieme, scopriremo insieme che cosa possiamo fare e come lo possiamo fare. Detto questo, vi lascio andare, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che siate contenti insieme a me per questa cosa e sì, anche contenti di seguirmi un po' in questa avventura. Come ho già detto, mettete mi piace se questo video vi è piaciuto, commentate qualsiasi cosa giù nei commenti e anzi, voi avete mai vissuto all'estero? Come è stata per voi? O se adesso vivete all'estero, com'è per voi l'esperienza di vivere all'estero? Ho molte idee in proposito, ma voglio sapere un po' anche il vostro punto di vista. E sì, vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata, una buona domenica, ovunque voi siate, e noi ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao ragazzi!